Buongiorno ragazzi dalla Slovenia, ci troviamo nel lago di Šmartinsko jezero, questo qui alle mie spalle. Ieri poi alla fine, dopo un lungo viaggio, siamo rientrati appunto in Slovenia. Abbiamo percorso tanti chilometri, abbiamo lasciato definitivamente l'Ungheria e abbiamo avuto anche un bel viaggio travagliato. Come avete visto abbiamo trovato condizioni veramente avverse e un nubifragio che ha rischiato seriamente di bloccarci, perché addirittura abbiamo trovato delle strade completamente invase dal fango. Abbiamo dormito in quest'area parcheggio, come avete visto dalle immagini abbiamo anche la colonnina per collegarci con la corrente elettrica totalmente gratuita. In questi posti abbiamo trovato tanti di questi parcheggi e sono veramente ben attrezzati. Quindi abbiamo caricato la batteria al 100%, ora diamo una veloce sistemata al van e poi ci rimettiamo subito in cammino, perché qui vicino c'è una chicca, una vera chicca che non vediamo l'ora di mostrarvi. Siete curiosi, dite la verità. Qui fronte lago poi abbiamo anche un bel ristorantino che si chiama La Terrazza Panoramica e anche il pontile dove mi trovo adesso è fatto a terrazza panoramica. Ci sono delle gradinate di legno dove ci si può mettere a sedere e godersi questo bellissimo panorama. È un lago a forma di ferro di cavallo e c'è una sorta di penisoletta nel mezzo. Buongiorno amici anche da parte mia, anche se la giornata non è proprio ancora soleggiata, però siamo felici perché abbiamo scoperto un'altra chicca e questa veramente è una super chicca, soprattutto per gli amici tichettiani che amano la birra. La birra, sì, è mattina ma noi già pensiamo alla birra, perché abbiamo scoperto che in questa frazione che si chiama Zalek, che di fatto è un paesino vicino a Celje, è una città più grande al centro più o meno della Slovenia, si sono inventati una roba interessante. Hanno fondato e creato una fontana, e sottolineo la parola fontana, della birra. Sì, avete udito bene. Questa è la zona per eccellenza del luppolo. Quindi per celebrare questa pianta meravigliosa che crea questo oro verde, così è il nome che gli viene dato, hanno pensato di creare questa fontana. Ci sono molti barili dove si può spillare la birra. Per farlo è semplice, basta acquistare un boccale che ha al fondo un chip, il chip viene appoggiato in una di queste fontane e si eroga la birra. La fontana praticamente è creata da questi due semicerchi che simboleggiano la spirale del luppolo. C'è una parte dove fuoriesce gli zampilli dell'acqua che simboleggiano un po' la schiuma della birra stessa. E da ognuno di questi 7 fusti dietro di me potete sfillare una differente tipo di birra, perché appunto i 7 mastri birrai della zona hanno prodotto queste varietà di birra. E venendo qui con la tecnica del boccale, che poi potete portare a casa come souvenir, potete assaggiare le tipiche birre qui della zona. Cioè, ma non vi sembra una cosa fantastica? E in più c'è da aggiungere che qualche anno fa questa fontana, ovviamente è una cosa unica, è stata premiata e insignita con un premio, perché insomma non è che si trova tutti i giorni sotto casa la fontana della birra. Siete d'accordo? La fontana della birra, ma vi rendete conto? C'è solo un problema ragazzi, c'è solo un problema, che noi ora dobbiamo guidare. No, anche perché è mattina presto. È mattina presto. Abbiamo fatto colazione da poco, quindi non assaggeremo la birra in questo momento perché appunto ci dobbiamo spostare. Però vi volevamo far conoscere questa meraviglia per chi passasse qui dalla Slovenia, magari nelle ore consone che non c'è da guidare, da mettersi alla guida. Panino e birra ci sta. Sì, le birre poi comunque le abbiamo assaggiate, perché anche a Ljubljana certo, abbiamo assaggiato le birre tipiche, le abbiamo comprate nei supermercati, quindi sono sicuramente delle birre che abbiamo bevuto. Certo, berla da qui ha un fascino tutto suo, però poi non dovete guidare. Qui tolleranza zero, ragazzi. Sì, però insomma è una roba troppo forte, un'altra chicca che vi volevamo far vedere. A noi ci è piaciuta tanto quando l'abbiamo letta
ci siamo precipitati subito. E comunque è frequentata anche di mattina presto. Sì, sì, c'è la fila ragazzi. E qui c'è scritto birre prodotte con il luppolo stiriano, cioè della Stiria, che è la zona in cui ci troviamo adesso. Una piccola correzione: i fusti dell'erogazione della birra sono in realtà 6, perché l'ultimo è quello per sciacquare i boccali. Non l'avevamo visto, ma comunque sono 6. Ma c'è una buona scelta. Abbiamo visto birre chiare, birre scure, ambrate. Insomma, è arrivato un gruppo, scusate la confusione, e ha fatto un po' di casciara, però spero che si sia sentita la spiegazione. E quando i tickets scoprono una chicca, arrivano subito le pulmate di gente, Certo. perché dicono: ecco, i tickets hanno scoperto questa chicca, e noi subito ci si fionda. Loro in anteprima, Certo, guarda, non lo sapevano, hanno cambiato il percorso con l'autobus. Hanno visto passare un van bianco e hanno detto: seguiamo loro perché ci portano in un posto sicuramente meritevole. dove si mangia o si beve. Sì. Perché i tickets dove si mangia o si beve gli si illuminano gli occhi. Allora, noi non avremo spillato la birra, ma andiamo a spillare le ciliegie. Mature, sono fantastiche. C'è alberi di ciliegie in ogni dove. Cogliamole. Guarda, quelle ho messo belle nere. Dai, cogliamole un po'. Ce le mangiamo per pranzo, mi sanno. Queste per qualcuno me le mangio subito. Mamma mia, buone. Sto facendo venire le manine nere. Spilla! Sono piccole ma sono buone, dolci. Guardate che ruote che abbiamo dopo il fiume di fango dell'altro giorno, di ieri. Charlie ha bisogno di nuovo di una bella lavata. Piccoline ma gustosissime. Guardate come si è acconciata, come una bimba. Ora mi lavo le mani e poi per pranzo ci rimaniamo. E quindi noi che si fa? Si rimane a bocca asciutta? Fammi no, capire. Allora, praticamente, vista la prima avanscoperta del posto, abbiamo deciso di tornare su Charlie, farci qualche panino. Infatti abbiamo preparato un pranzo al sacco e tornare qui perché abbiamo parcheggiato Charlie proprio qui dietro, perché c'è un'area camper gratuita. In Slovenia, come vi abbiamo detto, sono molto organizzati, quindi era vicino e la fontana della birra ci chiamava. Siamo tornati, così pranziamo con la birra. Certo, allora andiamo subito ad acquistare il boccale. Eccolo qua ragazzi, abbiamo preso il boccale. Il barman ci ha spiegato che la migliore modalità di degustazione è di fare tutti i gusti partendo dalla sinistra verso destra. Per il grado alcolico, perché va a crescere, ha detto, quindi parte da quelle minori fino a salire. E infatti, come avevamo già visto, l'ultima in fondo è la macchina per sciacquare il boccale fra un assaggio e un altro. Allora andiamo, perché qui la fontana è gremita di bevitori, se no ci finiscono tutto. Tutti mangiano col proprio pranzo al sacco e poi bevono. E noi faremo altrettanto. C'è anche un simpatico addio al nubilato, ma questo è un luogo che si presta. E allora andiamo a spillare la prima birra. Vai. Devi appoggiare la base in modo che fa contatto il chip, vedete, esce l'erogatore e sale, arriva a un certo punto e poi si stoppa e poi la posso levare e si tira e questo è il primo. Quindi questo è il primo assaggio, ce ne abbiamo da fare 6 e quindi salute. E è questo tipo qui, questa è la prima birra. Scusate la confusione, ma come detto c'è l'addio al nubilato, feste, queste donne, c'è qualcuno che suona, siamo nel mezzo della fontana. Cheers! Com'è? È buona, ha un profumo delizioso, veramente buona, bella, lascia una bocca buonissima, devi assaggiare, non so, te la so descrivere, è buona, appoggio qui. Andiamo di assaggio. Ah, che bellezza, che bontà. Ed ecco anche i panini. Super paninoni.
Buon pranzo! Buon pranzo con il salame ungherese. E con la fontana della birra. Andiamo ora a spillare la seconda birra. Vedi? È verde! È verde, questa ha un altro colore. È il famoso oro verde. Oro verde, ragazzi. Andiamo ad assaggio. È buonissima. Buonissima. È buonissima. Come fruttata, limonata, cioè c'è un po' di note di limone. Io non me ne intendo, non voglio fare. Però è buonissima. Senti il profumo? È vero. Sul retrogusto può darsi anche il colore sia dato appunto da un tipo di luppolo. Da questo luppolo particolare. Non ce ne intendiamo, però è buono. Nel frattempo dietro continua il concerto dell'addio Nubilato. Hanno messo la sposa a suonare, obbligandola a suonare davanti a tutta la folla. Troppo forte. Sempre per la nostra collezione di sposi. Ora andiamo con il terzo assaggio. Questa fontana mi piace sempre di più. Guardate che bel colore. Questa è un pochino più scura rispetto alla prima, sempre sul classico colore della birra chiara, ambrata. Il profumo è buono. Non saprei dire cosa possa prevalere, però l'assaggiamo. Buona, buona, buona. Anche questa si sente proprio il malto della birra e si sente anche il crescendo delle intensità delle birre partendo dalla prima. E quindi meno male che ci ha detto e suggerito di andare in ordine, perché noi saremmo andati così a bischero sciolto, come si dice da noi. Sì. La birra è buona. Ora assaggio anch'io. Molto buona. E dopo aver degustato un bel panozzo ci sta il birrozzo. Pancherina. Madonna, ma sono tutte buonissime. Sono corpose, hanno proprio un bel sapore. Si sente che sono birre artigianali. Dei mastri birrai. Sì, si sente che non sono quelle, insomma, così, acqua fresca, acqua gassata. Buona. Hanno tutte un bel sapore intenso e si sentono tanto queste note profumate. Buonissime. Bella scelta. Qualcosa mi dice che stasera dormiremo qui. No, dai, ora siamo solo al terzo assaggio, vabbè, ma sono una birra condivisa. Sono degli shortini, ma quando si arriva in fondo comunque è un bel boccale di birra intero, Salute. Per ogni birra poi abbiamo anche il pannello illustrativo che ci dà tutte le informazioni. Questa è la Okusi Piva ed è una birra da 5 gradi e mezzo, 5,6. Colore ambrato. Anche questa, come la seconda, ha un retrogusto di limone ed è buona, molto buona. Si differenzia solamente per il colore, che l'altra era più verdognola. Veramente una birra speciale. Nel pannello c'è scritto anche un po' il retrogusto che richiama
gli odori, i sapori, insomma è spiegato un po' il tutto. Questa ha delle note di caramello e poi la cosa buffa che ci ha fatto ridere è che in fondo c'è scritto che non dà mal di testa, quindi se ne abusate, questa non dà mal di testa. Salute! Buona? Molto buona. È vuoto e quindi cosa facciamo? Lo riempiamo. La quinta. Guarda come schiuma. Questa colore, come potete ben vedere, giallo canarino. Questo è il nome della birra, che ovviamente è impronunciabile, e poi dopo 4 birre provateci voi a pronunciare i nomi di queste birre. Questa è 6 gradi ragazzi. Mamma mia, questa ci stende. Com'è? Questa ha un gusto limonato, Anche questa? Mamma mia, assaggia. Buono, buono l'odore già. Sì, assomiglia alla terza, però è un po' più forte, si sente, tipo doppio malto. Questa è strong, i 6 gradi si sentono. Buona, io mangerei qualche altra cosa per assorbire. Sì, perché i panini li abbiamo spazzati via, ma abbiamo anche una ricca insalatona e ci vuole. E magari le foglie di insalata assorbono un po' l'alcol, che dici? Eh sì, non venite qui a stomaco vuoto, portatevi qualcosa da mangiare perché almeno assorbite meglio. Sì, sì, tutte le persone vengono qui, ci sono dei tavolini, dei chioschetti per mangiare qui intorno, tutti portano i panini, e altrimenti c'è pizzeria, kebabberia, sono fornitissimi. Non morite certo di fame. Esatto, i boccali li vendono proprio qui di fronte, ma abbiamo letto che in tutti gli esercizi alimentari, diciamo bar, ristoranti della città, li potete trovare. E poi ve lo portate a casa come souvenir. Esatto, un bel ricordo. C'è scritto Zalek. Vedi. E ora ragazzi siamo all'ultima birra, quella di colore più abbronzato, ecco, diciamolo così. Ecco qua ragazzi, boccale pieno, e andiamo anche all'ultimo assaggio. Questa è quella vera strong. Quella strong. Vuoi salute, assaggiare? certo che lo voglio assaggiare. Salute, salute, salute. Sentiamo un po' l'intenditrice. No, non sono assolutamente. Il profumo è buono. Com'è? Allora, sembra più leggera dell'altra, però siamo lì come gradi. Però è buona di sapore, essendo scura, è buona anche questa. Bravi questi sloveni, bravi. Siamo di nuovo dentro Charlie a mangiare le ciliegie. Abbiamo finito il tour delle birre, ma era freschino, si è alzato un vento freddo e quindi dal parco siamo ritornati qui all'area di sosta dentro Charlie. Allora, ti è piaciuta questa fontana? Molto particolare. Se amate le birre e vi piacciono soprattutto quelle artigianali, ve la consigliamo. Venite in questo paesino, alle porte veramente non lontano da Lubiana, vi fate anche un bel giro della Slovenia, che è molto bella organizzata.
pulita, ha tutte, diciamo, le risorse anche per i camperisti. Sì, sì, tantissime aree sosta gratuite. Stamani avete visto, avevamo addirittura la corrente elettrica gratuita. Sì. Quindi insomma sono organizzati, non c'è nulla da dire, è una bella nazione. Vicino all'Italia, se non volete fare molti chilometri, vi diamo questi spunti per le prossime vostre vacanze. E sapete come abbiamo fatto a scoprire questa particolare fontana? Perché abbiamo visto tutti questi campi dove viene coltivato il luppolo. Sì, perché questa è la zona della Stiria dove praticamente la coltivazione del luppolo è predominante. Ed è molto particolare, perché vedete tutti questi pali dove si arrampicano poi le piantine. Sì, perché il luppolo è una pianta rampicante e poi viene colta, insomma, e viene trasformata e una parte va in birra. Noi è la prima volta che vedevamo queste piante, ci siamo un po' informati, erano tutti qui nei dintorni, ho detto ma cosa sono queste piante? Abbiamo scoperto il luppolo e da lì, facendo un po' di ricerche, è scappata fuori sta fontana. Sì, e che fai? Non ci vai? La chiamano l'oro verde da queste parti, sì. E infatti la fontana l'hanno chiamata oro verde. Quindi niente, ve la consigliamo perché insomma ci è piaciuta, carina, ben organizzata. Non sappiamo, non abbiamo chiesto se si possono acquistare le birre che abbiamo assaggiato. Quello no, non abbiamo domandato, ma probabilmente sì, perché lì intorno ci sono molti negozi, enoteche, paninerie, birrerie, tutto quanto, quindi sicuramente le mettono lì anche per farle acquistare. Sì, direi. Poi noi avevamo il pranzo al sacco, diciamo, ma lì accanto al venditore dei boccali c'era anche il rivenditore kebabaro, insomma, che vi faceva tutti i cestini da poter gustare insieme a un bel boccale di birra. Intorno alla fontana. Sì, molto ben organizzati. Ora noi ci dobbiamo organizzare un po' con i video, dobbiamo lavorarli un po'. Facciamo passare un attimo questa ondata di maltempo e poi proseguiamo il nostro viaggio. Qual è la birra che ti è piaciuta di più? Allora, quella particolare secondo me è stata quella verde. Non mi aspettavo sia per il colore che per il sapore, ma anche all'odore era molto gradevole. Vero. Lì per lì uno vede la birra verde e sembra un po', no? Una cosa poco piacevole. E invece era molto buona. E poi quella successiva. Quella verde era la seconda che abbiamo assaggiato e poi la terza. Quindi la seconda e la terza sono quelle di gradazione ancora media e buone entrambe. La prima è un po' più leggerina. La prima è la classica birra chiara alla spina, sì, insomma. però buona, con un bel gusto, ecco. È comunque una birra artigianale e la differenza si sente. Esatto. Quelle successive poi si sale un po' di gradazione, quindi già 5-6 gradi, insomma una birra così un po' fortina. Però buone, tutte veramente, tutte e 6 molto buone. Poi l'ultima è quella più scura, è una birra che di natura è già diversa dalle altre, è molto particolare. Sì. Niente, a noi ci è piaciuta, ve la consigliamo, come vi abbiamo già detto. Noi continuiamo i nostri video, voi seguiteci sempre, spolliciate, cliccate, condividete, scrivete nei commenti, fate quello che volete. Sempre che il video vi sia piaciuto. Certo, ma anche se non vi è piaciuto, noi sappiate che ci abbiamo messo il massimo. Esatto. Quindi, insomma, almeno un like, via. E niente, grazie, a parte gli scherzi, un abbraccione a tutti, buona giornata, rimanete con noi e parlate di noi. Ciao a tutti! Ciao!